Ciao amici del bosco, questo video è per augurarvi un meraviglioso 2022 e per ripercorrere insieme com'è stato questo 2021. Sicuramente non è stato un anno facile, stiamo tutti attraversando un momento molto particolare della nostra storia, ma ci sono anche tante cose belle che sono accadute in quest'anno. Credo che il Bosco di Ogygia, con tutti i suoi incontri, con tutti i suoi esperimenti, con tutti i suoi raccolti, ha dato in qualche modo il suo contributo. Sono felice di come questa comunità sta crescendo, siamo sempre più uniti e vedo che c'è tanta collaborazione. Voi mi aiutate, io vi racconto le mie esperienze, tra di voi entrate in contatto e vi scambiate conoscenze, quindi credo che ci siano molte ragioni per festeggiare la fine di questo 2021 in maniera positiva. Il Bosco di Ogygia, forse l'avete capito se conoscete questo canale, è innanzitutto un campo sperimentale. Noi non accogliamo un'unica tecnica, non vi raccontiamo un modo solo per fare le cose, ma cerchiamo di accogliere tante tecniche diverse e quello che tante persone che ci vengono a trovare ci raccontano e ci insegnano. Partiamo dall'orto, mese dopo mese vi abbiamo raccontato tutto quello che è avvenuto su questo terreno, dalle piogge insistenti di inizio anno che hanno creato qualche problema, ma non tanti, c'è stato anche un bel po' di freddo, ci sono state le terribili gelate di aprile che hanno creato un po' di problemi nella raccolta dei frutti, che quest'anno sono stati un po' scarsi. Abbiamo visto crescere gli ortaggi del Bosco di Ogygia, abbiamo sperimentato come difendersi da qualche avversità, sempre in maniera molto naturale. Abbiamo avuto tantissime visite, innanzitutto quelle degli animali. Questo posto sta diventando un'oasi veramente attraente per tanti animali, li abbiamo ripresi grazie alle fototrappole, hanno una quantità incredibile di uccelli, ve li abbiamo fatti vedere, soprattutto vengono a bere agli stagni, quindi insomma di quelli non ne mancano. Ma abbiamo scoperto anche il lavorio notturno dei ricci, dei topolini che sono venuti a mangiare il mio zafferano e anche i caprioli sono venuti a trovarci. Ora per molti questa non sembrerà una buona notizia, noi la prendiamo comunque in positivo. Come tanti altri animaletti, gatti per carità, qui è diventato un luogo per i party dei gatti di tutto il vicinato e questa è una notizia positiva, vuol dire che qui c'è molta vita e sono attratti anche loro. In questo posto l'orto è importante, ma ancora di più lo sono le persone, perché è soprattutto un luogo di incontro, di scambio per tante idee diverse e tanti modi di vedere la natura, la campagna e il lavoro agricolo. Abbiamo ricevuto tantissime persone che ci hanno aiutato veramente tanto a portare avanti il progetto, a partire da tutti i componenti della Scuola del Bosco, che sono una presenza costante, che ogni tanto vengono a trovarmi, mi aiutano a fare le cose, mi danno indicazioni, mi insegnano nuove tecniche, quindi grazie davvero a Fabio Pinzi, a Carlo Cappelletti, a Cristiano Gallinella, a Eva Einstreich, veramente grazie, loro sono una presenza costante del Bosco di Ogygia. La cosa importantissima, incredibile, è che la natura riesce a recuperare sempre, in ogni condizione. Nonostante i danni che noi possiamo infliggergli continuamente, lei riparte sempre da quello che ha a disposizione. È uno dei sistemi più affascinanti e più ricchi di biodiversità con cui possiamo avere a che fare ed è molto vicino a noi e lui ci insegna che cosa significa il senso della vita. Poi abbiamo avuto tanti altri ospiti veramente costruttivi, diciamo così. Pensiamo a Giancarlo Cappello, con il quale ho potuto realizzare il mio primo orto elementare, un esperimento fantastico che vi è piaciuto tanto perché i video dedicati all'orto elementare di Giancarlo Cappello quest'anno hanno fatto più visualizzazioni quasi di tutti gli altri video messi insieme. Quindi è un bellissimo esperimento che stiamo portando avanti e che vi continuerò a raccontare nel tempo. Dai Francesca, ti vuoi fare una foto con una super rapa? Sì. Quest'anno poi si è consolidata una collaborazione bellissima, preziosissima con Matteo Cereda di Orto da Coltivare, veramente una grande amicizia. Io ne approfitto per ringraziare tanto Matteo per tutte le cose belle che riusciamo a fare insieme, per tutto l'aiuto che ci sta dando. Matteo è venuto qua al Bosco di Ogygia in più occasioni, è venuto insieme a Stefano Soldati, insieme abbiamo realizzato il bellissimo corso dedicato alla Food Forest, ma poi è venuto anche proprio a aiutarmi a faticare. Abbiamo fatto questo meraviglioso sovescio. Matteo, guarda come sta venendo bene, quindi un grandissimo aiuto da Matteo, anche pratico. Sono sicura che andremo avanti con questa collaborazione.
Abbiamo fatto dei grandi passi avanti quest'anno in materia di potature, grazie a Pietro Isolan, mi ha potato un melo insieme a me, mi ha insegnato come si fa una potatura di riforma, mi ha anche promesso di tornare presto a trovarmi, quindi nel 2022 avremo ancora Pietro al bosco di Ogygia. Ricordo che Pietro ha fatto un bellissimo corso tutto dedicato alle potature che potete anche voi andare a vedere. Un altro aiuto sul tema delle potature me l'ha dato Francesco Mastroleo dalla Puglia, esperto di olivi, che ha fatto una ricognizione dei miei piccoli olivi, certo non grandi come i suoi secolari, ma insomma cresceranno, i ragazzi si faranno. Quest'anno ha cominciato a funzionare anche l'impianto di acquaponica, sono tornati gli amici di Aquaponic Design e mi hanno aiutato ad avviarlo. Sono arrivate le tinche, le meravigliose tinche, praticamente in questo impianto stiamo facendo crescere pesci e nello stesso tempo ortaggi in un ciclo chiuso, compiuto, meraviglioso. E a proposito di pesci, quest'anno siamo riusciti anche a filmare Ulisse, la carpa che vive nel mio stagno. L'avevamo scoperta ma non riuscivamo a riprenderla, quest'anno le abbiamo fatto un video subacqueo meraviglioso. No, Ulisse, sei bellissimo! E abbiamo scoperto che vive all'interno dello stagno insieme a tanti altri pesci, quindi una vitalità pazzesca. Tutto questo in realtà ha uno scopo ben preciso, che è quello di farci stare bene e di mantenerci in salute. Insieme al dottor Marotta abbiamo scoperto quanto siano importanti le connessioni che ci sono tra la coltivazione corretta della terra, il cibo che assumiamo e la nostra salute. Con lui abbiamo fatto dei viaggi meravigliosi anche alla scoperta degli oli essenziali, delle vitamine che troviamo nei nostri ortaggi, nei nostri frutti, abbiamo visto quanto sono importanti. Poi abbiamo intrecciato tutto questo con il suolo, abbiamo approfondito la conoscenza del suolo, che è fondamentale per la sopravvivenza nostra e di tutte le creature meravigliose con cui viviamo e di cui ci nutriamo anche. Quindi abbiamo parlato di suolo anche insieme a Cristiano Gallinella, che con il dottor Marotta hanno cominciato a parlare di sistemica, una cosa meravigliosa. Se non l'avete vista andatevi a rivedere la diretta. Insomma, abbiamo avviato tantissimi temi che meritano tutti di essere approfonditi. Vogliamo proseguire in questo viaggio, quindi siamo già pronti per il 2022. Abbiamo dimostrato quanto sia importante fare rete, ne sarete convinti anche voi. Noi l'abbiamo fatto con altri canali, come per esempio l'Uomo in Erba, che ci ha mandato il suo contributo. Saluto Giancarlo, preziosissimi contributi che abbiamo inserito nei nostri video. E abbiamo poi affrontato un tema molto importante di grande attualità, che è la difesa degli alberi. Abbiamo incontrato il professor Mancuso, che ci ha ricordato quanto è importante piantare alberi. Abbiamo incontrato qualcuno che lo sta facendo già concretamente, che sono i ragazzi della foresta Miyawaki. Abbiamo parlato di energie rinnovabili, bisogna evitare di tagliare alberi, altrimenti è inutile tutto il nostro sforzo di piantare alberi se continuiamo a tagliarli. E grazie a voi, grazie al vostro sostegno, ai suggerimenti che ci date, siamo arrivati fino al Parlamento europeo. Siamo stati ospitati nella sede romana del Parlamento, dove ci hanno chiesto di portare le vostre istanze. Noi ci siamo concentrati sul suolo perché ci sembra veramente un tema fondamentale. Dalla tutela del suolo, dalla rigenerazione del suolo può veramente ripartire una nuova epoca di rinascita, dove andremo a rimediare tanti danni fatti. E adesso non cambiate canale, come si dice in televisione, perché devo fare i ringraziamenti, ma i ringraziamenti sono per voi, tutti per voi, che ci sostenete sempre, che ci incoraggiate, che ci date le idee giuste per andare avanti. È molto importante per il 2022 che continuate a sostenerci, anzi qua sotto c'è subito il posto per i commenti. Continueremo a costruire insieme questo progetto, continueremo a raccontare insieme tutta questa esperienza, tutto quello che impariamo, perché vogliamo che di luoghi così, di luoghi dove le persone si possano incontrare, di luoghi dove si possa guardare alla natura con un atteggiamento diverso, non più predatorio, ma di collaborazione, si possano moltiplicare. Buoni propositi per il 2022. Incontrarci di più di persona. Nel 2021 ci siamo riusciti, dopo il nostro corso suolo abbiamo avuto anche un approfondimento in presenza. Non è semplicissimo organizzare questi eventi, ma il buon proposito per il 2022 per me è di creare altre occasioni per incontrarci di persona. Gli amici del bosco, la tribù del bosco esiste, vogliamo farla crescere, vogliamo stare insieme per un mondo migliore. Troppo? Proviamoci.
Fatemi sapere nei commenti i vostri propositi per il 2022 e viva la tribù del bosco, e un ringraziamento va quindi alla tribù base del bosco di Ogygia, al babbo che conoscete, alla mamma che non si fa mai vedere e a Filippo. Grazie, a presto, ciao, buon anno! Auguri dal bosco di Ogygia! Ciao! Ciao ciao! Non l'hai detto solo adesso. Vabbè, l'ha detto tutto bene.